Mondovì, provincia di Cuneo, 25 maggio 1987. Un uomo esce di casa e si mette a camminare. Il percorso lo sa a memoria. 2 chilometri, a piedi, fino all'unico posto dove gli è permesso mangiare. Li ha fatti ieri, li ha fatti l'altro ieri. Li fa da marzo, da quando un tribunale di Napoli lo ha spedito quassù. Mondovì è una città del Piemonte, tra la collina e la pianura, con una piazza grande e una storia sua, che con quest'uomo non c'entra niente. Lui qui non conosce nessuno e nessuno conosce lui. È esattamente il motivo per cui ce l'hanno messo. Soggiorno obbligato vuol dire che può stare solo qui, che deve farsi trovare, che i suoi movimenti finiscono su un registro. Sulla carta è un uomo sotto controllo. E un uomo sotto controllo, in un posto così, cammina 2 chilometri allo scoperto ogni giorno. Chiunque lo voglia sa dove trovarlo. Il 25 maggio quel percorso lo fa ancora. Alla sera non torna. 2 giorni più tardi, a Napoli, arriva la decisione che stava aspettando. Gli arresti domiciliari, lì, a Mondovì. Un giudice firma per un uomo che non c'è più. Non lo rivedranno per 6 anni. In mezzo ci sono 3 continenti. Chi è un uomo che lo Stato riesce a sorvegliare in una cittadina di provincia e poi non riesce più a trovare in mezzo mondo? E che cosa si porta dietro uno così, se il giorno in cui sparisce non lascia niente da sequestrare? In 3 episodi sulla guerra della Camorra, questo nome è già passato. Sempre di lato, sempre in una riga sola. Quello che teneva i soldi. Questa volta il racconto non passa oltre. Fine degli anni 70. Da una cella, Raffaele Cutolo costruisce un'organizzazione con un nome, un rito e migliaia di affiliati. La nuova Camorra organizzata. La pretesa è semplice. E prima di lui non l'aveva avanzata nessuno. Su ogni affare che si muove in campagna, una parte tocca a lui. Chi comandava prima non paga. Clan che si erano ammazzati tra loro per anni si mettono d'accordo sull'unica cosa che li tiene insieme: non finire sotto lo stesso uomo. Quella coalizione prende il nome di Nuova Famiglia. Per 3 anni i 2 fronti si sparano addosso e in campagna si contano i morti ogni settimana. Dentro la Nuova Famiglia c'è un uomo che non porta niente di tutto questo. Nessun quartiere, nessuna batteria, nessun rito. Si chiama Umberto Ammaturo. È nato nel 1941 e mentre gli altri contano le strade, lui conta le rotte. I suoi soldi non stanno a Napoli, stanno tra il Sud America, l'Africa e l'Europa. Ed è qui che questa storia si stacca dalle altre. Un clan lo puoi assediare, perché un clan sta in un posto. C'è il vicolo, c'è il bar, c'è la casa dove qualcuno torna a dormire. Lui un posto non ce l'ha. Quando nel 1990 un tribunale di Napoli metterà in fila quello che ha intorno, non troverà soldati. Troverà un avvocato, un funzionario di una banca svizzera, un cognato che firma al posto suo e una società registrata all'estero. Roba che sta dentro una valigetta e che domani può stare in un'altra città. Il suo potere non si difende, si porta appresso. Per questo, ogni volta che lo Stato arriva, trova una stanza vuota. Questo episodio non racconta la leggenda, racconta il metodo. Come si tiene aperta una rotta tra 3 continenti senza avere una strada da difendere? E quanto costa a un uomo così il giorno in cui il conto arriva anche per lui? L'episodio precedente raccontava la donna che per anni ha vissuto accanto a lui e si chiudeva su una cosa che lui non ha mai raccontato a nessuno. A quel silenzio ci arriviamo alla fine. Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Napoli, Santa Lucia, primi anni 60.
Santa Lucia è un borgo di pescatori, sotto il Castel dell'Ovo. Le barche tirate a riva e le case addosso all'acqua. Di giorno si pesca. Di notte, dal mare, arrivano le sigarette. In questi anni il contrabbando è la cosa più grande che Napoli abbia. Dà da mangiare a interi quartieri ed è un reato. Su quella riva ci sono uomini che scaricano, uomini che pagano, uomini che tengono i conti. E c'è un ragazzo che non fa nessuna delle tre cose. Non ha una barca, non comanda una squadra, non ha un metro di banchina da difendere. Ha dei nomi in testa e sa a chi si parla per far arrivare una cosa da un punto all'altro. In un mestiere dove tutti guardano il carico, lui guarda chi sta dall'altra parte del carico. Il contrabbando ha bisogno di gente che scarichi e ne trova quanta ne vuole. Ha bisogno anche di qualcun altro, uno che sappia chi paga a Napoli, chi carica in mezzo al Mediterraneo e chi mette d'accordo i due. Quello è un posto solo e non si occupa con la forza. Si chiama Umberto Ammaturo. Di quella famiglia esiste una ricostruzione sola, fatta come si deve. Uno studio universitario messo insieme decenni più tardi, su interviste raccolte a Napoli. Racconta una casa piena di figli e conti che non tornano. Il padre commercia vino e il vino va male. La madre muore quando lui ha 7 anni. Il padre resta solo con i ragazzi e i ragazzi crescono fuori. Cresce così, guaglione di strada, in una città che di guaglioni ne aveva a migliaia. Piccoli reati, di quelli che a Napoli in quegli anni non fanno notizia e riempiono i registri delle questure. Poi arriva il contrabbando e lui ci entra dalla parte che nessuno guarda. I primi guai seri con la giustizia arrivano nei primi anni 70. Da lì in avanti la sua vita entra ed esce dai fascicoli. Napoli, manicomio giudiziario di Sant'Eframo, 1981. Un cancello si apre e un uomo esce. Non è un ospedale, non è un carcere. È il posto dove lo Stato chiude gli imputati che i periti dichiarano incapaci di intendere e di volere. L'uomo che esce si chiama Umberto Ammaturo e non è mai stato malato. È una strada vecchia quanto i processi. Ti arriva addosso un'accusa pesante, ti dichiari infermo, una perizia ti dà ragione e al posto della cella ti tocca il reparto. Da lì si esce prima. Lui quella strada la prende più di una volta. Ogni volta è la stessa scena. Un'aula, un imputato che non risponde come dovrebbe, 2 medici che scrivono una relazione e un fascicolo che si allunga senza arrivare da nessuna parte. Molti anni dopo lo dirà con le sue parole, senza abbassare la voce. Là dentro faceva il finto pazzo. Da un soprannome uno si aspetta un carattere. O pazzo, in questa città, dovrebbe voler dire un uomo che non ragiona, uno che spara prima e conta dopo. Questo qui ragiona benissimo. Quel nome se l'è preso in un'aula, davanti a un perito, e gli è servito per non stare in cella. A Napoli lo stesso soprannome lo porta anche Michele Zazza. 2 uomini diversi con la stessa parola addosso. Per Ammaturo quella parola nasce dentro una perizia. Aversa, casa circondariale, metà degli anni 70. Aversa è una città della provincia di Caserta e in quella città c'è un carcere. Per certi uomini, il carcere non è tempo tolto alla vita. È il posto dove le persone che contano stanno tutte insieme, ferme e senza bisogno di appuntamento. Là dentro ti presenti da solo. Non ti serve un padrino e non ti serve un permesso. Basta esserci e avere qualcosa da dire a chi ha voglia di ascoltarlo. Della metà degli anni 70 resta un racconto solo e viene da lì. Ad Aversa, in quegli anni, ci sono i fratelli Nuvoletta, c'è Raffaele Ferrara. Ammaturo li conosce lì dentro, quando nessuno di loro è ancora quello che diventerà. Ci stanno arrivando adesso. Loro il territorio ce l'hanno. Hanno i paesi, le famiglie, gli uomini che rispondono a un cognome. Un territorio si eredita o si prende sparando e in tutti e 2 i casi
Poi lo devi tenere, ogni giorno, contro chiunque. Lui non ha niente di tutto questo e non prova a prenderselo. Fa un'altra cosa. Cambia merce. Un carico di sigarette occupa una stiva. Per muoverlo servono barche, uomini, un pezzo di costa e qualcuno che guardi da un'altra parte. La stessa cifra, in cocaina, sta dentro una valigia. Le sigarette le compra chi sta sul molo. La cocaina la vende chi sta dall'altra parte del mondo. E a quell'uomo non puoi mandare una squadra armata. Gli puoi solo dare la tua parola e aspettare che valga. Il primo affare grosso di cui resta traccia è del 1977. Un'operazione di cocaina con Aniello Nuvoletta e il console di Panama. Un console, non un uomo di quartiere, un uomo con un passaporto diplomatico. Negli anni che arrivano tratterà con Antonio Bardellino, con Carmine Alfieri, con i Nuvoletta, sempre allo stesso modo, da pari. Un altro, con quei soldi, si compra soldati, batterie, stipendi, ragazzi mandati a firmare un quartiere col sangue. Lui compra rapporti, un contatto dall'altra parte dell'oceano, un uomo che sa muovere i soldi senza farli vedere, un nome che apre una porta chiusa. Roba che non si occupa e non si difende, roba che sta in una rubrica. Chi ha un quartiere, quel quartiere lo deve difendere. Chi non ne ha uno, no. E a nessuno di quegli uomini deve obbedienza. Nessuno lo ha fatto entrare in una famiglia, nessuno gli ha dato un grado. Non ha ricevuto niente, quindi non deve restituire niente. Quello che ha se l'è portato dietro da solo. È una posizione comoda e scomoda insieme. Comoda perché non ha nemici di confine. Scomoda perché non ha nemmeno un muro dietro le spalle. Quando la guerra arriva, tutti hanno bisogno di quello che ha lui. Lui non ha bisogno di nessuno. Ottaviano, 1981. Ottaviano è una città alle falde del Vesuvio. Una piazza, le chiese, una storia che comincia a secoli prima di questa. In quell'anno, in Italia, la nominano per un motivo solo. Qui vive Raffaele Cutolo. Qui c'è la casa da cui tiene in piedi la nuova camorra organizzata. Contro di lui c'è una coalizione. Famiglie che non si amano, messe insieme per non finire tutte sotto lo stesso padrone. Da 3 anni si sparano addosso in mezza provincia e i morti si contano a decine. Poi smettono. Una tregua, fatta l'anno prima, tra i gruppi della coalizione e i cutoliani. Umberto Ammaturo, al tavolo di quella tregua, non c'era. Marano, marzo 1981. Vincenzo Casillo viene convocato. Casillo per Cutolo tratta e decide. Quando parla lui, parla l'altra parte. Si vedono 2 volte, nella stessa città. Da quegli incontri non esce niente di scritto. Un verbale non c'è, e i testimoni nemmeno. Esce una cosa più fragile, un patto che vale finché nessuno spara. E per un po' nessuno spara. Ammaturo in quei mesi ha una tregua che gli va stretta, perché una tregua ferma tutto. I confini restano dove sono, le posizioni restano quelle, e chi comanda continua a comandare sulle stesse strade di prima. Su quelle strade lui non ha niente. Una tregua la firma chi ha qualcosa da proteggere. Lui ha soltanto degli affari da far ripartire e fermo non ci guadagna. Ottaviano, ancora. 1981. Alla villa di Raffaele Cutolo arriva il tritolo. Nessuno resta a terra e non è quello che serve. Serve arrivare fino al suo cancello, nella città che è sua, e farlo sapere. Il messaggio però non è per lui soltanto. La tregua finisce lì. La guerra riparte da dove si era fermata. Nella stessa città, quello stesso anno, succede un'altra cosa. Ottaviano, Castello Mediceo, 9 settembre 1981. Il Castello Mediceo sta in un altro punto di Ottaviano. È un edificio antico,
con le sue mura e il suo cortile. E quel giorno là dentro è in corso una riunione. Dentro entra la polizia. Escono con 10 persone. Tra loro c'è Roberto Cutolo, il figlio di Raffaele. Rosetta Cutolo, la sorella, dal castello esce e non la ferma nessuno. Nelle stanze gli agenti trovano le carte dell'organizzazione e da quelle carte usciranno 80 mandati di cattura. Non è una bomba, è un'operazione di polizia e la comanda il capo della squadra mobile di Napoli. 2 fatti, la stessa città, lo stesso anno. Uno lo ordina un camorrista, l'altro lo firma lo Stato. Chi abbia ordinato il primo, per 17 anni, non lo dice nessuno. Salerno, 7 dicembre 1998. Un'aula di tribunale. Il processo porta il nome di un imputato che non è il suo, Lancuba e altri. Al banco dei testimoni c'è un uomo che collabora con la giustizia da 5 anni. Quell'udienza viene registrata. L'audio esiste ancora. Ha già raccontato molto in 5 anni. Adesso è il controinterrogatorio e le domande a quel punto non servono a farlo parlare, servono a smontarlo. Una data sbagliata, un nome fuori posto, una circostanza che non torna e tutto il resto vale meno. Gli chiedono quanto è durata la tregua. Lui risponde che la tregua c'era, che l'avevano fatta senza di lui e che a romperla è stato lui. Dice di aver mandato i suoi uomini a mettere una bomba a casa di Cutolo. Gli avevano chiesto una durata. Lui consegna un attentato. Quel fatto non gliel'ha messo addosso un pentito. Se lo prende da solo, in un'aula, davanti a un presidente e a un pubblico ministero. E ci aggiunge una postilla sua. La verità, lui la dice per intelligenza, prima ancora che per coscienza. Dall'altra parte del banco, nessuno lo contesta. Gli chiedono solo di ripetere, per essere sicuri di aver capito bene. E lui ripete. La tregua l'ha rotta lui. E dice anche perché. Non per uccidere Cutolo, per costringere 2 uomini della sua stessa parte, Antonio Bardellino e Carmine Alfieri, a sedersi e chiudere un accordo. L'accordo poi si fa a Sorrento, con gli avvocati intorno al tavolo. Il tritolo non lo usa contro il nemico, lo usa contro i propri alleati, per portarli a un tavolo. Uomini, per una cosa così, se ne trovano. Tenerli tutti i giorni su una strada, quello sì che costa. Poi il giudice vuole la data. Ha davanti un'informativa, ne legge un giorno e un mese e gli chiede se può essere quello. Lui non se la ricorda. Ricorda di averla ordinata, ricorda di aver mandato i suoi uomini. Il giorno, no. In tutta quella deposizione è l'unica cosa che non riesce a dire. Il resto lo dice in fila, con calma, come si legge una lista della spesa. Ma una guerra così, prima o poi, ti porta davanti a un giudice. E da un'aula, in quegli anni, si esce in 2 modi. Con una condanna o con la firma di un uomo che scrive nero su bianco che tu, quando hai fatto quello che hai fatto, non eri in te. A Napoli, quella firma ha un nome solo. E quel nome firmava per tutti e 2 i fronti della stessa guerra. Roma, 26 marzo 1982. All'Istituto di Psicopatologia Forense squilla il telefono. Risponde la segretaria. Dall'altra parte c'è una voce che non ha mai sentito. Le dice di stare tranquilla. Il professore rientra fra un paio d'ore. Poi riattacca. Il professore non rientra. Non quel pomeriggio. Non quella notte. Mai più. Si chiama Aldo Semerari. Insegna medicina criminologica all'Università di Roma e dirige quell'istituto. Nei tribunali italiani il suo nome pesa quanto una prova, perché Semerari non vende una diagnosi, vende una firma. Un uomo con addosso un processo serio ha davanti 2 strade. Gli anni pieni, oppure una perizia che spieghi a una corte che quell'uomo
nel momento in cui ha fatto quello che ha fatto, non era del tutto padrone di sé. La prima strada la decide un giudice, la seconda comincia da un professore. A Napoli, in quegli anni, quel professore è lui. In aula la differenza si vede tutta. Un uomo entra rischiando l'ergastolo ed esce con una diagnosi al posto di una condanna. Un sicario toglie un uomo dal mondo. Una perizia lo rimette dentro. Costa meno, non lascia bossoli. E in fondo al foglio c'è la firma di un ordinario di università. Ammaturo lo paga per questo. Quella strada la conosce da dentro. L'ha percorsa con la sua faccia, in un'aula, e ne è uscito col soprannome addosso. Adesso è lui che paga quella firma. Non gli serve un consulente. Gli serve una via d'uscita. Un uomo che rischia gli anni pieni e che con la carta giusta torna fuori. Per lui è aritmetica. Un uomo che resta dentro si porta dietro un avvocato da pagare per anni, una famiglia da mantenere fuori, un processo che si allunga. Ed è anche l'unica parte del suo sistema che può aprire bocca davanti a un magistrato. Un uomo fuori produce. Un uomo dentro è solo un costo. Si spara nelle strade e si combatte nei fascicoli. La prima guerra la fanno i ragazzi con la pistola. La seconda la vince chi ha il professore giusto. E un uomo così se lo prende chi ha i contanti, non chi ha gli uomini. Solo che la stessa firma, negli stessi mesi, sta anche sotto le carte dell'altro fronte. Per Raffaele Cutolo, Semerari mette nero su bianco una semi-infermità mentale. Un professionista solo e 2 clienti che in quei mesi si stanno ammazzando tra loro. Finché c'è mercato per tutti, nessuno lo tocca. Nel 1982 il mercato si è chiuso. Napoli, 25 marzo 1982. Semerari arriva in città nel pomeriggio e prende una stanza all'Albergo Royal. La mattina dopo esce per visitare un paziente in un manicomio giudiziario e là dentro non arriva mai. Nel pomeriggio, in un posto che gli inquirenti non identificheranno mai, incontra un latitante, Umberto Ammaturo. Riscuote da lui un assegno di circa 2 milioni di lire. Quell'assegno glielo troveranno addosso. Un assegno riscosso il giorno della scomparsa. Nel 1982, 15 anni prima che Ammaturo confessi qualcosa a un magistrato, sul corpo di Semerari c'è già la traccia di un suo pagamento. Il giorno dopo, da un ufficio postale di Roma, parte una busta per la redazione di un giornale. Dentro c'è un foglio scritto a mano, con la sua calligrafia. Si dichiara il perito di fiducia di Cutolo. Chi lo leggerà penserà che non l'abbia scritto da uomo libero. Ottaviano, 1 aprile 1982, ore 11:30. In una strada del paese c'è un'automobile ferma. Nel cofano posteriore c'è il corpo di Aldo Semerari. La testa è separata dal busto e sta nell'abitacolo, accanto al posto di guida. I riscontri diranno che quell'uomo è morto da almeno 2 giorni. Ottaviano è il paese di Raffaele Cutolo. In questa storia, il posto dove lasci un corpo è metà del messaggio. Roma, la stessa mattina, verso le 10. Nella sua abitazione viene trovata senza vita Fiorella Carrara, l'assistente di Semerari. I primi accertamenti parlano di suicidio. Su chi ha ucciso Aldo Semerari restano 2 racconti. Il primo è di Ammaturo. Lo mette a verbale da collaboratore di giustizia. Lo ripete in pubblico nel 2010 davanti a un giornalista, in 5 parole. Gli tagliai io la testa. Gli chiedono se lo abbia ucciso personalmente. Risponde di sì. Il motivo che dà sta in una perizia falsa, una firma messa per far assolvere un uomo. Il secondo arriva dal fronte opposto. Nelle ricostruzioni di stampa, un collaboratore della nuova camorra organizzata indica Raffaele Cutolo. Nessuna sentenza definitiva ha mai stabilito quale mano. Nel fascicolo, insieme a lui, finisce anche la donna con cui vive. Assunta Maresca resta dentro l'inchiesta sull'omicidio Semerari per anni e nel 1989 viene prosciolta con formula piena dal giudice istruttore.
Per quel fatto non è mai stata condannata. Lui invece esce da quella primavera come ci era entrato. Un uomo che nessuno riesce a mettere in un posto preciso. Alla fine di quel marzo, la guerra si prende l'uomo che firmava per tutti e due i fronti. Poco più di 3 mesi dopo, in una piazza del centro di Napoli, ammazzano un uomo che si chiama Ammaturo. Non è lui, e non gli è niente. Napoli, piazza Nicola Amore, 15 luglio 1982. Mancano pochi minuti alle 5 del pomeriggio. In città ci sono ancora le bandiere del mondiale vinto 4 giorni prima. Dal portone di un palazzo esce un uomo di 57 anni. Di sotto c'è un'auto di servizio, con un collega al volante. Si chiama Antonio Ammaturo. È nato a Contrada, in Irpinia, l'11 gennaio del 1925. Laurea in giurisprudenza. Concorso in magistratura vinto. Quel concorso non lo usa. Nel 55, a 30 anni, entra in polizia. Comincia da Bolzano, perché il tedesco lo parla bene. Poi lo spostano di continuo. Avellino, Benevento, Potenza, Frosinone. Poi Napoli, un commissariato dopo l'altro. Il Vomero, Fuorigrutta, Torre del Greco, Capri, Torre Annunziata e 8 anni a Giuliano. Dal settembre del 1981 è il capo della squadra mobile di Napoli. In quei mesi ha 2 cose sul tavolo. Una è l'omicidio del criminologo lasciato dentro un'automobile a Ottaviano. L'altra è il sequestro di Ciro Cirillo, l'assessore regionale portato via dalle Brigate Rosse nell'aprile dell'81 e restituito vivo in circostanze che nessuno ha mai chiarito. Quello che ha capito lo mette per iscritto. 2 dossier, 2 destinatari diversi, uno dei quali è il Ministero dell'Interno. Non arriva né l'uno né l'altro. L'auto è una civetta della polizia, un'auto di servizio senza insegne. Al volante c'è Pasquale Paula, agente scelto della Polizia di Stato, nato a Vico Equense il 21 giugno del 1950, 32 anni. È l'uomo di fiducia del capo della mobile ed è venuto a prenderlo per portarlo in questura. Fanno pochi metri. Una Fiat 128 verde arriva e si mette di traverso. Scendono in 2. Gli altri 2 restano in auto. Pistole e una mitraglietta, decine di colpi sull'auto di servizio. Il tempo che serve e niente di più. Poi i 2 risalgono e la 128 riparte. Nella sparatoria resta ferito anche un passante. Altri 2 li prende quello che succede subito dopo. 2 agenti in borghese, in moto, sparano contro la 128 in fuga. Poi cadono. E i 4 lasciano l'automobile e si infilano a piedi nei vicoli del centro storico. Antonio Ammaturo e Pasquale Paula muoiono a pochi metri da quel portone. Alle 7:50 di sera, una voce di donna telefona a un giornale di Napoli e rivendica l'agguato per le Brigate Rosse. Il 19 luglio arriva il comunicato scritto, 5 pagine dattiloscritte. Lì dentro Antonio Ammaturo è un massacratore di proletari e Pasquale Paula è il suo fedele cane da guardia. Sono le parole dei loro assassini, messe per iscritto per giustificare 2 omicidi. Per quell'agguato ci saranno un processo alla colonna napoletana delle Brigate Rosse e degli ergastoli. Sui mandanti no. Nel corso delle indagini emerge l'ipotesi di un coinvolgimento della camorra e quell'ipotesi non è mai stata giudizialmente accertata. A più di 40 anni di distanza è ancora quello che era il primo giorno. Sua figlia racconta ancora oggi quel pomeriggio in 3 frasi. Aveva fretta. Scese senza nemmeno prendere il caffè. Poi sua madre sentì i colpi. Negli anni successivi arriverà la medaglia d'oro al valor civile e alla memoria, per tutti e 2. Il cognome è lo stesso e finisce lì. Antonio Ammaturo viene da una famiglia dell'Irpinia e ha passato 27 anni dentro la Polizia di Stato. L'altro Ammaturo, quello di questa storia, è nato 16 anni dopo e nel luglio del 1982 è in una cella. Non sono parenti.
Su un poliziotto ucciso lo Stato tiene fascicoli, e non pochi. In nessuno i due compaiono nella stessa famiglia. Parente non lo è nemmeno il fratello del camorrista, che di nome fa Antonio pure lui. 3 uomini, 2 nomi identici, nessun sangue in comune. Il camorrista, in quella cella, ci resta 5 anni. Mondovì, provincia di Cuneo, marzo 1987. Il 19 marzo, o il 20, scadono i termini massimi della custodia cautelare e il carcere di Napoli gli apre la porta. 5 anni dentro senza che il processo sia arrivato in fondo. Non è una soluzione, è un calendario. A casa, però, non ci torna. Il soggiorno obbligato è un indirizzo deciso da altri, un comune scelto in un'aula, degli orari da rispettare, una firma da mettere, strade mai viste prima. A lui assegnano Mondovì, città del Piemonte, all'altro capo del paese rispetto a tutto quello che ha costruito. Per un uomo che ha passato la vita a non farsi vedere, quella è la commissione peggiore possibile. Ci arriva senza conoscere nessuno e in un posto piccolo, uno che viene spedito lì da un tribunale non resta sconosciuto a lungo. La faccia nuova si nota e in poco tempo si sa anche perché sta lì. Lui continua a non conoscere nessuno. Gli altri ormai lo riconoscono. 3 anni dopo, in un'aula di Napoli, sarà il suo difensore a spiegare perché quell'uomo se n'è andato. Nel carcere di Marino del Tronto, ad Ascoli Piceno, tra i detenuti di camorra era in corso una specie di gara su chi lo avrebbe ucciso per primo. A Mondovì, per mangiare, era costretto a raggiungere l'unico posto dove poteva farlo, 2 chilometri a piedi all'andata, 2 al ritorno, almeno una volta al giorno. Aveva chiesto ai giudici una cosa sola: riportarlo a Napoli. Potevano sorvegliarlo quanto volevano, purché non lo lasciassero lì, fermo, a fare da bersaglio. L'8ª sezione del Tribunale di Napoli aveva detto di no. Il 25 maggio lascia Mondovì. Nel comune che ha il compito di controllarlo non c'è più niente da controllare. Se ne va 2 giorni prima di una sentenza che gli avrebbe concesso gli arresti domiciliari proprio lì. Non aspetta di sapere come finisce. Sparire, per lui, non è una ritirata. È un cambio di indirizzo. Per 6 anni non lo vede nessuno. Ma lo Stato non smette un giorno di occuparsi di lui. Continua a istruire, continua a fissare udienze. In quell'aula di Napoli, nel 1990, qualcuno leggerà ad alta voce i suoi conti e i nomi degli uomini che glieli tenevano. È lì che il suo sistema si vede da dentro, pezzo per pezzo. Non staccate prima di quell'udienza. Da quel 25 maggio lo Stato ha un fascicolo, un'aula e una data d'udienza. L'imputato no. Prima di entrare in quell'aula, lasciate un commento, anche una sola parola, come visto. Aiuta l'algoritmo a capire che queste storie meritano di non essere dimenticate. Napoli, Tribunale del Riesame, 10ª sezione, 25 giugno 1990. In aula ci sono i giudici, gli avvocati, 2 uomini che rischiano di restare in cella. Il nome che sta in testa al fascicolo, no. Quel nome è a 10.000 chilometri. Il 28 dicembre 1989, un giudice istruttore ha firmato il rinvio a giudizio. Associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Primo imputato, Umberto Ammaturo. Sotto di lui, in elenco, un avvocato, un operaio, un pittore. Quella mattina la Corte deve decidere una cosa piccola: se i 2 imputati minori tornano a casa. Per deciderla deve smontare tutto quello che sta intorno al primo. E così, davanti a un banco vuoto, viene letto ad alta voce l'unico organigramma che quest'uomo abbia mai avuto. Non comincia da un capozona, comincia da un avvocato. Per l'accusa è il suo alter ego finanziario e legale, quello che ripulisce i proventi del traffico, con intestazioni fiduciarie e usura. Il suo difensore ne fa il ritratto opposto, un professionista onesto, una carriera senza ombre. Sono parole dette in un'udienza, da una parte e dall'altra.
un'accusa, non una condanna. Poi c'è un funzionario di una banca svizzera. In aula lo chiamano la mente finanziaria che gestisce le operazioni di Umberto Ammaturo. Il suo nome non salta fuori adesso. Sta nei quaderni di contabilità sequestrati 8 anni prima, nel 1982. Il pubblico ministero chiede di sentirlo. Non lo ottiene. Per arrivare a un impiegato di banca in territorio svizzero serve il permesso di un altro Stato, e quel permesso, fino a quella mattina di giugno, non è arrivato. 8 anni di indagine, fermi su una frontiera. In quelle carte compare anche un cognato, 15 anni operaio in una fabbrica elettrotecnica svizzera, a Baden, con un encomio dell'azienda. Sulla carta è lui l'intestatario delle quote di una società anonima con investimenti in Senegal, registrata il 28 maggio 1982, 10.000 azioni, 1 miliardo e 100 milioni di capitale. Un operaio con 1 miliardo intestato addosso. Al valico di Chiasso, un giorno, gli fermano 105 milioni di lire in contanti. La difesa spiega alla corte che è la liquidazione di una vita di lavoro onesto. L'ultimo nome dell'elenco è quello di un pittore. Si alzava alle 5 del mattino per andare a lavorare a Capri. In casa gli hanno trovato i documenti delle azioni senegalesi. Il pubblico ministero chiede 2 anni per lui, 3 anni e 6 mesi per il cognato. Restano 2 contestazioni e sono le più pesanti. Tutte e 2 sono tesi dell'accusa, discusse in quell'aula, non fatti passati in giudicato. Un appartamento a Pomigliano d'Arco, preso in affitto tramite il cognato. Dalla metà degli anni '80 quelle stanze sarebbero il terminale dei corrieri peruviani. E 5 kg di cocaina addosso a un coimputato, fermato nei Paesi Bassi con documenti falsi. A un certo punto, un difensore legge ad alta voce un memoriale scritto in carcere dall'imputato che non c'è. Dentro ci sono dei conti. 49 anni di vita, 22 passati dentro una cella. Ed è tutto. In quell'elenco un capozona non c'è. Nemmeno una piazza da tenere o un gruppo di fuoco da pagare a fine mese. C'è un avvocato, un impiegato di banca, un operaio, un pittore, una società anonima e un appartamento di provincia. Un imputato latitante si processa comunque. Il banco resta vuoto, le carte si leggono, i conti si discutono. Di quell'uomo si parla come si parla di un morto. Solo che non è morto. Mentre a Napoli gli contano le azioni, dall'altra parte dell'oceano ha un lavoro, un indirizzo e i suoi orari. La latitanza è una parola che esiste soltanto dentro quel fascicolo. L'udienza si chiude. Il fascicolo va avanti. L'imputato principale non ci sarà nemmeno alla prossima. Lima, Perù. Come ci sia arrivato lo racconta lui, molti anni più tardi, in un'intervista. Gli chiedono se sia vero che dal carcere di Brasilia uscì dal portone principale. Risponde di no e racconta un'altra cosa. Gli aprirono la cella di notte. Fuori aspettava un elicottero. Attraversarono l'Amazzonia. Poi lo depositarono in Perù. Depositato è la parola che sceglie per sé. Una capitale, con i suoi ministeri, le sue banche, i suoi ospedali, la sua gente che la mattina va al lavoro. Non è un nascondiglio, è una città grande. E in una città grande, un uomo con i soldi giusti può diventare chiunque. Lì, l'uomo che in Italia è latitante si costruisce una vita che sta in piedi da sola. Fa il consulente finanziario per 3 cliniche private. Ha una società immobiliare sua. Di giorno è uno straniero che lavora nella sanità e nel mattone. Di quei 5 anni resta il racconto che ha fatto lui, non il calendario. Tra il 1988 e il 1992 non esiste un atto che lo metta in un giorno preciso. Si sa come viveva, non si sa quando. Uno che sparisce bene non lascia date. Tra la fine di aprile e i primi di maggio del 1993 lo prendono in Sud America. Nemmeno l'ultimo giorno da uomo libero ha una data. Resta quella settimana. Roma, maggio 1993. Commissione parlamentare antimafia. Davanti ai commissari siedono i magistrati delle procure di Napoli e di Salerno. Si parla di come è cambiato il mercato,
La camorra napoletana ormai ma cocaina la compra direttamente in Bolivia e nel resto del Sud America. E un sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli lo aggiunge come si aggiunge una cosa che sanno già tutti. Non a caso, dice, è stato arrestato da poco in Sud America Umberto Ammaturo. Una riga in un verbale. 6 anni di latitanza, chiusi dentro una frase di passaggio. Quell'anno lo Stato mette in piedi un programma interforze e prende 11 latitanti di massima pericolosità. La relazione conclusiva della commissione li elenca per regione. 4 siciliani, e in testa alla fila c'è Salvatore Rina, 3 campani, c'è Rosetta Cutolo e c'è lui. 4 calabresi. 11 nomi su un foglio. Un elenco di catture. Niente di più. Lo Stato ha finalmente in mano l'uomo che inseguiva da 6 anni. Quello che quest'uomo farà nei mesi successivi, però, non lo aveva messo in conto nessuno. «1993. Il consulente finanziario di Lima non esiste più. Quello che entra in Italia è un detenuto e ad aspettarlo c'è un fascicolo cresciuto senza di lui. A Napoli i suoi conti li hanno già letti, le sue società discusse, le udienze celebrate davanti a un banco vuoto. Adesso quel banco ha un uomo da metterci. Non passa molto tempo. Poi fa sapere ai magistrati che vuole parlare. Un uomo nella sua posizione ha una strada già scritta e la conoscono tutti. Il silenzio, gli avvocati, i processi che si allungano finché non si consumano da soli. Lui prende l'altra. Ha passato una vita a non farsi trovare. Adesso che l'hanno trovato, sceglie di essere quello che parla. Da imputato diventa fonte ed è l'ultima trasformazione che gli resta da fare. Comincia a deporre pochi mesi dopo la cattura, dentro lo stesso 1993. Non è il solo a parlare in quegli anni. Quello che mette sul tavolo non è il rimorso. Fa i nomi dei gruppi che gli erano legati, quartiere per quartiere. Racconta rotte, carichi, uomini, ordini che ha dato. Racconta il proprio mestiere con la calma di chi legge un bilancio. E quasi niente di quello che dice serve ad alleggerirlo. Gran parte lo riguarda in prima persona. Anni più tardi, in un'aula, un pubblico ministero gli chiede chi è stato dal punto di vista criminale. Non sceglie una parola piccola. Dice capo di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti su scala internazionale. Dice di aver commesso omicidi e di averli confessati tutti. Si prende il grado più alto. Non sposta la colpa su un altro e non tira fuori l'infanzia. La stessa presentazione di sé la ripete uguale, di processo in processo, per anni. Non la ammorbidisce mai. Napoli, 28 marzo 1995. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli firma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Non è un discorso e non è una relazione. È l'atto con cui una persona esce di casa in manette. In quel fascicolo ci sono già le dichiarazioni di Umberto Ammaturo, accanto a quelli di altri 2 collaboratori. Meno di 2 anni dall'arresto. Quello che ha detto in una stanza chiusa è già dentro la macchina che firma gli arresti. Poi tocca alla Corte d'Assise di Napoli, nello stesso procedimento. 28 gennaio 1997. Stavolta chi ha parlato è elencato per nome dentro l'atto. Il primo della fila è lui. È la misura di cosa aveva in testa quando ha deciso di parlare. Finché restano in un verbale, le parole di un collaboratore sono carta. Quando un giudice le mette dentro un'ordinanza, cambiano peso. Il conto, però, gliel'avevano già presentato. 1993. Lo stesso anno in cui comincia a parlare. Uccidono un uomo. Si chiama Antonio Ammaturo ed è suo fratello. Antonio sta fuori dai clan, non comanda nessuno. Il suo nome non compare su un processo e la sua faccia non è mai finita sui giornali. È un uomo che si è sposato dentro una famiglia della malavita napoletana, imparentata con gli Alfieri,
e che una volta, in tutta la vita, ha provato a fare l'affare grosso. Chi lo ha ucciso? Dove? Dentro quale procedimento? Non lo dice nessun atto giudiziario. Accanto a quella morte non è mai stato scritto un nome. L'unico che mette quella morte in fila con il resto è Umberto. 5 anni dopo, in un'aula di Salerno, gli chiedono di un uomo della sua rete. Per spiegare chi fosse, Ammaturo parte dalla parentela. Era il cognato di suo fratello Antonio. Poi aggiunge una frase che nessuno gli ha chiesto. Dice che Antonio è stato ammazzato in seguito alla sua collaborazione con la giustizia. Prima ha parlato, poi hanno ucciso suo fratello. In quest'ordine. Chi si siede davanti a un magistrato in quegli anni lo sa. Il conto non lo paga solo lui. Lo pagano i fratelli, i cognati, la gente che porta il suo cognome e non ha mai deciso niente. Lo Stato protegge chi parla, i parenti no. E quel fratello, in una carta ufficiale, c'era già finito, per una storia che con Napoli c'entrava solo di sponda. Santo Domingo, 1984. Un uomo torna da una vacanza sull'isola e racconta a chi ha i soldi che laggiù è tutto tranquillo. È così che si aprono certe strade, non con una nave, con una frase detta al ritorno. Sull'isola ci vanno in 2, Antonio Malvento e suo cognato, Antonio Ammaturo. Comprano, investono, si prendono una zona. Dura poco. A Santo Domingo, da quello stesso anno, c'è Antonio Bardellino. Quando viene a sapere di quell'occupazione, arriva, li espropria di tutto, case comprese, e li caccia via. 13 luglio 1993. Commissione parlamentare antimafia, 51esima seduta. Presiede Luciano Violante. Davanti ai parlamentari siede Pasquale Galasso. Violante gli domanda se a Santo Domingo ci siano loro presenze. Galasso racconta la vacanza dell'84, l'isola tranquilla, il discorso fatto al ritorno. Poi fa i nomi dei 2 che ci andarono davvero. E quando arriva al secondo, aggiunge 2 parole, perché a verbale non resti nessun equivoco. Antonio Ammaturo, fratello di Umberto. 2 parole, dentro un resoconto stenografico. È tutto lo spazio che quell'uomo occupa nella storia ufficiale di questo paese. Un nome che somiglia a un altro e la precisazione che serve a tenerli separati. Il suo nome, in tutta la vita, sta in 2 posti soltanto. Nella deposizione di un pentito che sta parlando di qualcun altro e in quella frase che Umberto dice in aula, tutto dentro lo stesso anno. Lui che comincia a parlare. Un verbale che mette il nome di suo fratello accanto al suo. E suo fratello che muore. Da qui in avanti la sua voce non esce più dalle aule. Salerno. E ancora, 13 anni dopo l'arresto, una corte d'appello a Roma. Su una cosa sola, in 30 anni di verbali, non ha mai detto una parola. «2 gennaio 1974. Un ragazzo di 18 anni sparisce. Si chiama Pasqualino Simonetti. Il 2 gennaio c'è, dal giorno dopo non c'è più. In mezzo non c'è un'ora, una strada, qualcuno che lo abbia visto per ultimo. Non arriva una telefonata, non arriva una richiesta di soldi. Nessuno rivendica niente e nessuno manda a dire dove sia finito. Il corpo non salterà fuori mai. Non lo tira fuori nessuno scavo, non lo indica nessuna segnalazione. 52 anni dopo, di quel ragazzo resta una data di gennaio e nient'altro. Un'indagine su una sparizione senza corpo non ha una scena da ricostruire, non ha niente da misurare e niente da fotografare. Le resta una domanda sola: chi aveva un motivo? In quella casa, da qualche anno, vive un uomo arrivato dopo il padre del ragazzo, Umberto Ammaturo. Il padre vero era stato ammazzato prima che il ragazzo nascesse e a Napoli quel cognome lo conoscevano tutti. Il figlio lo porta ancora. Quel posto, raccontano le ricostruzioni scritte decenni dopo,
il ragazzo all'uomo nuovo non l'ha mai riconosciuto. Il sospetto si ferma lì e non si muove più. Lo arrestano e lo tengono dentro mentre l'istruttoria va avanti. In quell'inchiesta l'imputato è uno solo. Altri fermi non ce ne sono, altri nomi nemmeno. Nessuna pista alternativa arriverà mai davanti a un giudice. L'uomo su cui cade quel sospetto, nel 1974, non è ancora quello che diventerà. Ha poco più di 30 anni e un nome che, fuori da certi ambienti, non dice niente a nessuno. Chi conduce quell'indagine non lo dice nessun documento arrivato fino a oggi, nemmeno quello. Aprile 1975. Un'aula, un imputato e un fatto che non ha un corpo da mostrare a una corte. Un processo per una persona che non c'è si regge su quello che dicono gli altri, e quello che dicono gli altri, quella volta, non basta. 15 mesi dopo quel 2 gennaio arriva la formula che il codice di allora teneva pronta per i casi che non si chiudono: assolto per insufficienza di prove. Non è l'innocenza scritta a lettere piene. Quella formula non dichiara nessuno estraneo ai fatti. Dice, più freddamente, che per condannare non basta quello che sta nel fascicolo. Un'accusa che non regge e un uomo che esce. Con quella formula addosso torna alla sua vita. Quella formula non chiude i conti con la memoria pubblica. Ogni volta che il suo nome torna sui giornali, quel gennaio torna con lui. In quel fascicolo, dopo l'assoluzione, non entra più niente. Di quelle carte oggi non si legge più una riga. Il numero della sentenza, il capo di imputazione, il nome di chi l'ha firmata, nessuno li ha più tirati fuori. È rimasta una parola sola, ed è assolto. 1993. 18 anni dopo quell'aula, l'uomo che ne era uscito assolto si siede davanti ai magistrati e comincia a raccontare. Non un pomeriggio, anni. Interrogatori, verbali, dibattimenti, nomi, date, carichi, uomini ammazzati 20 anni prima. Le sue parole finiscono dentro atti veri, ordinanze, misure di custodia, processi che si aprono su quello che ha detto. 25 maggio 2010. Un giornalista lo intervista per un quotidiano nazionale, nell'edizione di Napoli, ed è l'unica volta in cui si racconta così, per esteso, fuori da un'aula. Su di sé non risparmia niente. Il morto di Ottaviano, la testa tagliata, quello che nessuna sentenza gli ha mai messo in conto. Su una pagina di giornale, con il suo nome sopra. È il metro di quest'uomo davanti a un registratore. Gli fanno una domanda e lui risponde per intero, anche quando la risposta è un omicidio suo. Poi l'intervistatore lascia i morti e gli chiede di Assunta Maresca, la compagna di quegli anni. Lui risponde. Racconta come si erano conosciuti, i 2 figli nati da quella storia, il proprio arresto, come è finita. Il figlio che lei aveva prima di lui, in quelle righe, non c'è. Non lo nomina la domanda, non lo nomina la risposta. Un uomo si prende addosso una decapitazione, nomina i figli suoi, parla della casa in cui viveva nel 1974 e il ragazzo sparito quel gennaio non entra nemmeno per sbaglio. Fuori da quell'intervista è lo stesso. In nessuna delle sue dichiarazioni pubbliche reperibili quel nome compare. Non per prendersi il fatto, non per metterlo addosso a qualcun altro, non per dire dove andare a cercare. Di cose che nessuno gli chiedeva, invece, ne ha dette parecchie. La bomba fatta mettere a casa di un nemico, i conti, le società, le rotte che attraversavano 3 continenti. E in un'aula il motivo vero per cui gli hanno ammazzato il fratello. Il caso, intanto, è fermo dove stava nel gennaio del 1974. Negli ultimi 20 anni non è più tornato davanti a un magistrato. Nessun collaboratore lo ha rimesso sul tavolo, nessuna istanza lo ha riaperto. Senza un corpo e dopo un'assoluzione, non c'è più niente che possa muoverlo. Un silenzio, però, non prova niente. Non provava niente nel 1975, non prova niente adesso. Su questo fatto, quell'uomo è un assolto e assolto resta. Un procedimento solo,
in tutta questa storia, porta dentro il nome di Pasqualino Simonetti e non è intestato a lui. In quelle carte non è l'imputato e non è un testimone. È il fatto, la cosa contestata a un altro uomo. 18 anni, un cognome che pesava, una data di gennaio. Tutto quello che di lui è rimasto scritto sta dentro il processo di qualcun altro. Facciamo il punto. Aldo Semerari è stato preso in una città e lasciato dentro un'automobile in un'altra. Sono passati 44 anni e chi lo abbia ucciso non lo ha scritto nessun giudice. Restano 2 racconti, uno per fronte, e nessuno dei 2 è mai diventato una sentenza. Pasqualino Simonetti aveva 18 anni. Di lui non è rimasto un corpo e dopo l'aprile del 1975 non è rimasto nemmeno un fascicolo aperto. Che fine abbia fatto quel ragazzo in 52 anni? Non lo ha stabilito nessuno. Il 15 luglio del 1982, in piazza Nicola Amore, sono stati uccisi 2 uomini dello Stato. Per quell'agguato ci sono stati un processo e degli ergastoli. Sui mandanti, no. Quello che si è affacciato nelle indagini non è mai arrivato davanti a una corte. Antonio Ammaturo e Pasquale Paola hanno una medaglia d'oro alla memoria e non hanno un mandante. Poi c'è l'uomo di questa storia. Non aveva un vicolo, non aveva una piazza, non aveva un solo uomo che rispondesse al suo cognome e per anni ha tenuto aperta una rotta tra 3 continenti. Nel 1993 lo Stato lo prende e lui si siede a raccontare tutto. La rotta non si chiude. La cocaina continua ad arrivare sulle stesse coste, dentro le stesse valigie, per mano di altri. Il traffico non aveva bisogno di lui. Chi abbia preso il suo posto non lo dice nessuno. La domanda fu fatta in Parlamento in quello stesso 1993 e nessuno rispose con un nome. Nei verbali, nelle relazioni, negli atti dei 30 anni successivi, un successore non c'è, non si sa. Quest'uomo è stato un assegno di 2 milioni addosso a un morto, un numero di passaporto su una fattura d'albergo, una voce dentro un'aula. 60 anni fa, sulla riva di Santa Lucia, c'era un ragazzo che invece del carico guardava chi stava dall'altra parte del carico. Quel posto lì, in questa città, non è mai rimasto vuoto a lungo. Se siete arrivati fin qui, grazie. Certe storie stanno in piedi soltanto finché qualcuno ha la pazienza di ascoltarle fino in fondo. Di quest'uomo lo Stato alla fine ha preso tutto. Il corpo, i conti, la voce. La rotta no. Lo ha cercato per 6 anni, su 3 continenti. Lo ha preso, lo ha ascoltato per 30 anni. E la cosa per cui lo inseguiva era già da un'altra parte, in mano a qualcun altro. Ed è la domanda che chiude questa storia. Che cosa rimane davvero di una rotta, quando l'uomo che la teneva in piedi sparisce? Scrivetemelo qui sotto. E se non sapete cosa scrivere, basta una parola. Un visto. L'algoritmo premia chi interagisce e più persone arrivano a queste storie, più difficile sarà dimenticarle. Se pensate che meritino di esistere su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. Il sequestro e il ritrovamento di Aldo Semerari stanno in un atto parlamentare. La seduta della Camera dei Deputati del 2 aprile 1982, dove il Presidente del Consiglio riferisce in aula sulle informazioni del Ministero dell'Interno. La registrazione integrale è pubblica e da lì viene tutta la cronologia di quei giorni, dall'arrivo a Napoli del 25 marzo al ritrovamento del 1 aprile alle 11:30, compresa la morte di Fiorella Maria Carrara quella stessa mattina. La confessione di Umberto Ammaturo viene dall'intervista pubblicata da un quotidiano nazionale il 25 maggio 2010, letta per intero. La frase sulla testa tagliata è sua, tra virgolette. Il proscioglimento con formula piena di Assunta Maresca è nella cronaca giudiziaria del 22 aprile 1989,
che ne riporta data di deposito, giudice e formula. La versione opposta, quella che attribuisce l'ordine a Raffaele Cutolo, è una ricostruzione diffusa, che nessun atto riscontra. In questa ricerca non è stata trovata su nessun verbale. L'atto pubblico che regge il procedimento per quel delitto è un provvedimento della Corte d'Assise di Napoli pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 1999. Dentro ci sono l'ordinanza di custodia cautelare del 28 marzo 1995, firmata dal giudice per le indagini preliminari di Napoli, e l'elenco dei collaboratori su cui l'accusa poggia. A maturo c'è. Chi sostiene l'altra versione, no. Qui resta per quello che è, l'indicazione di un collaboratore, e non è arbitrata. Santo Domingo e il fratello stanno in un resoconto stenografico. La seduta della Commissione parlamentare antimafia del 13 luglio 1993. Audizione di Pasquale Galasso. Pagine 2252 e seguenti, dove chi investe sull'isola nel 1984 è indicato come il fratello di Umberto. Lo stesso verbale è stato riletto in una riproduzione filologica universitaria. Che quel fratello sia stato ucciso in conseguenza della collaborazione lo dice Ammaturo in aula, 5 anni dopo. Autore, mandante, data e procedimento di quell'omicidio non risultano da nessun atto trovato, e infatti qui non c'è nessun nome accanto a quella morte. Della cattura del 1993 parlano altri 2 atti della stessa commissione. La relazione conclusiva, approvata il 18 febbraio 1994, elenca a pagina 40 gli 11 latitanti di massima pericolosità presi quell'anno, con un programma interforze, e Ammaturo è in quella lista. L'altro è l'audizione dei magistrati delle procure di Napoli e di Salerno, dove un sostituto della direzione distrettuale antimafia dice che non a caso Ammaturo è stato arrestato da poco in Sud America, dove ormai la camorra comprava la cocaina di persona. Nella stessa sede, un parlamentare chiese chi avesse preso il posto dei capi caduti. A verbale, nessuno risponde con un nome, ed è la ragione per cui qui si dice che non si sa. 2 udienze reggono la parte processuale, e di entrambe esiste la registrazione audio pubblica. La prima è quella del Tribunale del Riesame di Napoli, 10ª sezione, 25 giugno 1990, con l'imputato latitante. Da lì vengono il rinvio a giudizio del 28 dicembre 1989, i prestanome e i conti, il soggiorno obbligato di Mondovì e la fuga del 25 maggio. La seconda è il processo Lancuba e altri, a Salerno, 7 dicembre 1998. Sotto controinterrogatorio, Ammaturo dichiara di aver fatto mettere lui la bomba a casa di Cutolo, dice di non ricordare la data dell'ordigno, parla della morte del fratello e si descrive come capo di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Un limite vale per entrambe. La trascrizione di quegli audio è automatica, non stenografica, e per questo qui le deposizioni sono riferite, mai citate parola per parola. Sul vicequestore Antonio Ammaturo e sull'agente scelto Pasquale Paola parlano documenti dello Stato. Il portale storico della Camera dei Deputati registra il 15 luglio 1982 ed è la fonte della formula usata qui sui mandanti. L'ipotesi di un coinvolgimento della camorra, emersa nelle indagini, non è stata giudizialmente accertata. Il memoriale del Ministero della Cultura per le vittime del terrorismo porta le schede di entrambi, con la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del 3 maggio 1984. La carriera, i 2 dossier mai arrivati a destinazione e la dinamica dell'agguato vengono dalla scheda di un'associazione antimafia, costruita sulla testimonianza diretta della famiglia. Le 3 frasi della figlia vengono da un programma televisivo dell'aprile 2026. Gli orari delle rivendicazioni e il comunicato del 19 luglio stanno in una ricostruzione specialistica sugli anni di piombo che cita le agenzie di allora. Sono parole dei loro assassini, e qui stanno per quello. L'origine e la formazione hanno una fonte sola, dichiarata anche nel racconto. Uno studio universitario del 2000 sulla camorra napoletana del dopoguerra, costruito su interviste raccolte a Napoli nel 1996 e nel 1997. Da lì l'infanzia, gli incontri nel carcere di Aversa a metà degli anni 70
l'affare di cocaina del 1977 e l'origine processuale del soprannome, che trova un riscontro nella sua stessa voce. Nell'intervista del 2010 dice di aver fatto il finto pazzo nel manicomio giudiziario. Il blitz al castello mediceo di Ottaviano del 9 settembre 1981 viene da una ricostruzione locale che cita i quotidiani di quell'anno. La scomparsa di Pasqualino Simonetti poggia su 4 ricostruzioni giornalistiche italiane concordanti, quasi tutte del dicembre 2021. Il corpo mai ritrovato, il processo e l'assoluzione per insufficienza di prove dell'aprile 1975. La data del 2 gennaio 1974 la dà una sola testata napoletana. Le altre si fermano al mese. Gli estremi di quella sentenza, numero e sezione, non li ha trovati nessuno. Il silenzio di Ammaturo su quel ragazzo è stato verificato leggendo per intero l'intervista del 2010. Quel nome non compare mai, nemmeno quando l'intervistatore porta il discorso su Assunta Maresca. Lo stesso controllo, indipendente, era già stato fatto nella ricerca dell'episodio precedente. Restano i buchi. L'archivio storico dell'Unità è rimasto irraggiungibile per tutta la ricerca, su ogni data tentata. Per questo il giorno dell'arresto a Lima resta una settimana e non una data. La cronaca dei giorni dopo il 2 gennaio 1974 non è stata letta e la data dell'attentato di Ottaviano resta aperta tra 2 possibilità, al punto che potrebbero essere 2 fatti distinti. Giorno e comune di nascita non hanno nessuna fonte primaria o accademica. Quello che circola non porta una nota a sostegno e per questo qui si dice soltanto 1941. Le cifre molto ripetute su di lui, a partire dalla condanna che gli viene attribuita, non compaiono in nessun atto trovato in 3 filoni di ricerca separati. Per questo qui non ci sono. Questo documentario è una ricostruzione basata su atti parlamentari, resoconti stenografici e relazioni della Commissione parlamentare antimafia, atti giudiziari, registrazioni integrali di udienze pubbliche, documentazione istituzionale dello Stato italiano e cronache giornalistiche verificate su archivi ufficiali. Umberto Ammaturo è vivente. Fu processato e assolto per insufficienza di prove nell'aprile del 1975 in relazione alla scomparsa di Pasquale Simonetti Jr., detto Pasqualino, e non è mai stato condannato per quel fatto. Su quella scomparsa non risulta a oggi alcun altro atto giudiziario a suo carico o di altri. Collaboratore di giustizia dal 1993, ha reso per anni dichiarazioni su fatti di sangue di quel periodo, anche autoaccusandosi. Sono riportate come dichiarazioni, mai come sentenze. Nessuna sentenza definitiva ha stabilito chi abbia ucciso Aldo Semerari, scomparso a Napoli il 26 marzo 1982 e ritrovato senza vita a Ottaviano il 1 aprile dello stesso anno. Le 2 ricostruzioni esistenti restano inconciliabili. Da una parte la confessione resa da Umberto Ammaturo, prima in sede giudiziaria e poi pubblicamente nel 2010. Dall'altra l'indicazione di un collaboratore di giustizia della nuova camorra organizzata che attribuisce la decisione a Raffaele Cutolo. Nessuna delle 2 è stata accertata da una sentenza definitiva. Assunta Maresca, coinvolta nell'inchiesta su quel fatto, è stata prosciolta con formula piena, con sentenza depositata il 21 aprile 1989 e non è mai stata condannata per quella vicenda. Il vicequestore Antonio Ammaturo, capo della squadra mobile di Napoli, e l'agente scelto Pasquale Paola furono uccisi in un agguato rivendicato dalle Brigate Rosse il 15 luglio 1982 in piazza Nicola Amore a Napoli. Per quegli omicidi si sono celebrati processi e sono state pronunciate condanne all'ergastolo. I mandanti non sono mai stati accertati in sede giudiziaria e l'ipotesi di un coinvolgimento della camorra, emersa nel corso delle indagini, non è stata giudizialmente accertata. Antonio Ammaturo non era parente di Umberto Ammaturo. Nessuna delle fonti istituzionali consultate indica alcun legame familiare tra i 2. A entrambe le vittime è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria, il 3 maggio 1984. Antonio Ammaturo, fratello di Umberto Ammaturo, è stato ucciso nel 1993. Autore, mandante e procedimento non risultano accertati da alcun atto reperito.
Le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e le tesi sostenute dall'accusa nelle udienze richiamate sono riportate come tali e non equivalgono ad alcun accertamento definitivo di responsabilità. Ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, ogni persona citata in relazione a fatti non coperti da sentenza definitiva di condanna è da ritenersi innocente. Le vittime di questa storia e i familiari ancora in vita sono trattati con il massimo rispetto. Nessuna spettacolarizzazione del dolore, nessuna romanticizzazione della violenza. Le scene sono ricostruzioni cinematografiche, realizzate con intelligenza artificiale. Non sono filmati d'epoca e non ritraggono le persone reali. Copyright Anime Oscure. Tutti i diritti riservati. È vietata qualsiasi riproduzione, ricaricamento o riutilizzo non autorizzato di testi, voce, immagini, copertine e montaggio, anche sostituendo le sole scene. Ogni violazione sarà segnalata e perseguita nelle sedi competenti.